Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video della serie retrospettiva. Nintendo, una compagnia famosissima di videogiochi a livello internazionale, ha una storia molto lunga, molto più di quello di cui si può pensare. Il 23 settembre del 1889 infatti nacque in Giappone, nella cittadina di Kyoto, una piccola bottega e questa bottega si chiamava Nintendo Koppai e il fondatore era Fusashiro Yamauchi, un ragazzo di soli 30 anni che aveva deciso di lanciarsi in una nuova avventura. Come avrete ben intuito, nel 1889 non esistevano ancora i videogiochi, per cui sorge spontanea la domanda: cosa faceva di preciso Nintendo? In quel periodo Nintendo si occupava di produrre carte da gioco, o meglio le carte Hanafuda. Le carte Hanafuda sono un tipico gioco di carte giapponese che letteralmente significa carte dei fiori. E queste carte erano nate a seguito di un'azione del governo giapponese, che aveva deciso di rendere illegale qualsiasi tipo di gioco di carte, a seguito dell'arrivo dei cristiani missionari dall'Europa, che avevano portato in Giappone molti aspetti della cultura occidentale. Così i giapponesi decisero di creare un gioco di carte che in qualche modo riuscisse a sorpassare i limiti imposti dal governo giapponese e lo fecero con le Hanafuda, che rimpiazzavano i numeri utilizzati dalle carte occidentali con delle raffigurazioni dei 12 mesi dell'anno. Poi col passare del tempo questa limitazione venne sempre più allentata dal governo giapponese e arriviamo alla fine del 1800, in cui il governo giapponese decise di rendere completamente legale qualsiasi tipo di gioco di carte all'interno del Giappone. Yamauchi decise così di approfittare della situazione per creare una compagnia che producesse delle carte Hanafuda di alta qualità. Nonostante un buon inizio, Nintendo fece abbastanza fatica ad imporsi come produttore di carte Hanafuda, in quanto prima di tutto operava in un mercato di nicchia e inoltre il procedimento per produrre queste carte era molto lento. Infatti queste carte venivano prodotte in maniera interamente artigianale e lo stesso Yamauchi si occupava di dipingerle a mano una a una. Queste carte quindi erano molto pregiate, di alta qualità e duravano molto nel tempo, quindi le persone una volta che compravano un mazzo non sentivano neanche da lì a poco l'esigenza di comprarne uno nuovo. Così Yamauchi capì che il motivo delle basse vendite era proprio questo e decise così di produrre una nuova serie di carte fatte con materiali più economici che duravano anche meno, quindi questa serie di carte si chiamava Tengu. Inoltre da lì a poco Nintendo riuscì ad ampliare il suo raggio d'azione sulla cittadina di Osaka, dove la domanda di carte era molto alta. Nintendo era così entrata nel mercato delle carte da gioco e Fusashiro Yamauchi arruolò nuovi lavoratori per passare da una produzione artigianale a una produzione industriale. Cosa significa la parola Nintendo? Beh, su questo argomento c'è ancora un po' di dibattito e purtroppo al giorno d'oggi non abbiamo ancora una risposta certa, dato che non è stato ancora ritrovato nessun documento ufficiale che in qualche modo possa chiarirci il significato di questo nome. Negli anni sono state fatte alcune ipotesi di cosa possa effettivamente significare Nintendo. Molti sostengono che Nintendo possa significare lasciare la sorte al cielo. Secondo un'altra interpretazione, che personalmente mi sembra abbastanza convincente, si nota che l'ideogramma Do potrebbe significare tempio, santuario, la particella Nin potrebbe significare invece lasciar fare e infine la particella Ten potrebbe essere interpretata come Hanafuda, carte da gioco, dato che questa particella, se vi ricordate bene, compare anche nel nome del gioco di carte che ho citato prima, Tengu. Combinando quindi questi tre elementi abbiamo come risultato un significato che sembra abbastanza convincente. Secondo questa interpretazione quindi il termine Nintendo potrebbe significare il tempio delle Hanafuda libere. La situazione di Nintendo restò pressoché invariata per i primi 70 anni di attività. Infatti in questi 70 anni l'azienda si era occupata principalmente di produrre carte da gioco, ma le cose iniziarono a cambiare alla fine degli anni 50, quando Nintendo riuscì a stringere un accordo con la Walt Disney per commercializzare delle carte raffiguranti i suoi personaggi come Topolino e Paperino. L'accordo fatto tra Hiroshi Yamauchi, che nel mentre era diventato il terzo presidente di Nintendo nel 1949, e la Walt Disney si rivelò brillante. Infatti queste carte furono un vero e proprio successo. Nintendo riuscì a venderle non solo nelle tabaccherie come aveva fatto nel passato per tutti i suoi prodotti precedenti, ma anche nei negozi di giocattoli, attirando così l'attenzione di molti bambini. All'inizio degli anni 60 la situazione economica di Nintendo era abbastanza stabile, ma il successo delle carte Disney rivolte ai bambini era accompagnato anche da una forte perdita di popolarità delle Hanafuda tradizionali tra gli adulti. In quel momento infatti la società giapponese gravitava verso nuovi divertimenti, come il pachinko e la novità del bowling.
La tendenza di quell'epoca quindi era più orientata verso il divertimento all'esterno piuttosto che a quello casalingo. Presto però le carte Disney iniziarono a mostrare i primi segni di cedimento e le vendite stavano calando. Nintendo quindi non aveva scelta, doveva in qualche modo cercare di migliorare la situazione e Hiroshi Yamauchi pensò quindi di approfittare delle Olimpiadi del 1964 per lanciare una nuova linea di carte Disney, il cui tema era lo sport. Sfortunatamente non ci fu nulla da fare, i bambini non sembravano più interessati alle carte da gioco. La situazione per Nintendo dopo le Olimpiadi di Tokyo era davvero critica e il prezzo delle azioni della compagnia giapponese era arrivato a circa 60 yen, il più basso mai registrato nell'intera storia dell'azienda. Il presidente Hiroshi Yamauchi doveva quindi reagire in qualche modo, altrimenti la compagnia sarebbe presto fallita. Decise quindi di lanciarsi in nuovi progetti, uno più fallimentare dell'altro e tenetevi forti perché sono parecchio strani. A partire dalla metà degli anni 60 Nintendo si buttò sul mercato alimentare. In questo periodo produsse riso istantaneo, zuppe di noodles in scatola e condimenti per il riso. Nonostante gli sforzi, tutti questi tentativi in ambito alimentare furono tutti un flop. Il sapore del riso infatti era terribile, lo stesso Yamauchi dichiarò che era immangiabile. Inoltre il riso quando entrava a contatto con l'acqua diventava gommoso e spesso sembrava quasi decomporsi. I condimenti andarono un po' meglio anche perché Nintendo usò nelle confezioni personaggi Disney, ma alla fine furono tutti dei fallimenti terribili. Dopo l'insuccesso sul mercato alimentare, Nintendo si buttò sul mercato alberghiero, in particolare sui Love Hotel, ovvero un tipo di hotel pensato per le coppie. Inutile dire che anche qui Nintendo ebbe ben poca fortuna. Ed arriviamo alla fine di questi sfortunatissimi eventi. L'ultimo progetto riguarda i taxi, che ci credete o meno Nintendo, anche per pochissimo tempo, è stata una società di taxi. Infatti, sempre nella metà degli anni 60, Yamauchi pensò di investire in una società di taxi particolarmente attiva e di successo in quel periodo in Giappone, ovvero Daiya. Il risultato degli investimenti con questa società si rivelò proficuo, ma le divergenze che nacquero con i sindacati degli autisti lo costrinsero a sospendere gli affari nel giro di pochi mesi. Al terzo fallimento Yamauchi capì che doveva agire in modo diverso, e in quel momento Nintendo stava ancora incredibilmente in piedi, e tutto ciò grazie alle care vecchie carte da gioco. Il presidente di Nintendo capì che prima di lanciarsi in determinate attività era necessario circondarsi di persone competenti, e a quell'epoca la manovalanza assunta presso la società non era particolarmente qualificata. L'azienda iniziò così a cercare giovani laureati interessati, ma ce n'erano pochi, e se lo erano non erano di certo interessati a una piccola compagnia come Nintendo. Eppure qualcuno si fece avanti nel 65. Si trattava di Gunpei Yokoi, l'inventore del Game Boy, giusto per citarne una. Dalla seconda metà degli anni 60 Nintendo decise di concentrarsi anche sul nuovo mondo, il mondo dei giocattoli. L'azienda si lanciò inizialmente verso la produzione di alcuni giochi da tavolo tradizionali del Giappone, come lo shogi, il go e il mahjong. Questi erano giochi che non erano particolarmente originali, ma servirono a Nintendo per stare a galla. Anche qui, come nel video del Nintendo 64, mi scuso davvero per le mie pronunce terribili in giapponese. Ma la vera svolta nell'ambito dei giocattoli ci fu grazie a Gunpei Yokoi. All'inizio il suo ruolo era quello di controllare le macchine utilizzate per la produzione delle carte Hanafuda. Un giorno però Yamauchi notò che Yokoi aveva creato con alcuni scarti di produzione un piccolo giocattolo per intrattenersi. Il presidente di Nintendo ne restò così colpito che chiese a Yokoi di produrre un giocattolo basato su quel principio. Nacque così, nel 1966, un nuovo giocattolo Nintendo, l'Ultra Hand. L'Ultra Hand ebbe tantissimo successo, infatti vendette 1,2 milioni di unità e permise a Nintendo di estinguere parte dei suoi debiti e di risollevarsi dalla crisi. L'Ultra Hand è un giocattolo molto semplice ma estremamente efficace. È una mano allungabile in plastica con all'estremità delle ventose e l'obiettivo del gioco è quello di estendere questa mano e cercare di prendere degli oggetti che abbiamo intorno a noi. Possono essere quindi degli oggetti comuni, degli oggetti che abbiamo in casa. Inoltre Nintendo all'interno della confezione includeva alcuni piccoli oggetti colorati con cui noi potevamo fare pratica. Da quel momento Nintendo capì che ne valeva davvero la pena focalizzarsi sul mercato dei giocattoli e decise di aprire un nuovo reparto per la progettazione di essi. 2 anni più tardi, nel 1968, un nuovo giocattolo dei Yokoi ebbe uno strepitoso successo. Si trattava dell'Ultra Machine. L'Ultra Machine è una pitching machine e non so se avete presente cos'è.
La pitching machine sono quelle macchine che vengono utilizzate per lanciare automaticamente le palle da baseball. Servono quindi per esercitarsi questo sport senza che sia necessaria una persona che vi tiri la palla. Però l'Ultra Machine era pensato per i bambini e utilizzava delle palline da ping pong al posto di quelle pesanti e potenzialmente pericolose che venivano utilizzate per il baseball originale. Inoltre all'interno della confezione trovavamo anche una mazza da baseball di plastica. Dal 1969 Nintendo iniziò a produrre anche dei giocattoli elettronici e tra questi vi era il Love Tester, che è stato il primo prodotto di Nintendo della storia a contenere componenti elettronici. Creato da Gunpei Yokoi, il Love Tester era un misuratore di amore tra due persone. Bastava che ogni persona tenesse in mano una delle due sferette di metallo e questo simpatico dispositivo ci avrebbe indicato il livello di amore da 0 a 100. Il gioco funzionava grazie alla conduttività, ma ovviamente, mi sembra anche logico dirlo, il Love Tester non era in grado di misurare l'affinità sentimentale tra due persone, era semplicemente un giocattolo simpatico. Poi c'erano delle pistole laser giocattolo che venivano vendute insieme a dei bersagli, per esempio una bottiglia di plastica oppure un cowboy, e queste pistole emettevano un flash stroboscopico e i bersagli disponevano di un sensore. Nel momento in cui i bersagli ricevevano il segnale, avrebbero reagito in qualche modo. Per esempio il cowboy, nel momento in cui riceveva il segnale, cadeva per terra, mentre la bottiglia, grazie a una molla, esplodeva. Il prossimo prodotto secondo me non è da definire un giocattolo elettronico, in quanto ci troviamo davanti a un vero e proprio strumento musicale elettronico. Si trattava dell'Eleconga, una drum machine a forma di tamburo prodotta da Nintendo nel 1970. Era un prodotto pensato per un pubblico adulto, più che altro per i musicisti. Si poteva suonare premendo dei tasti, oppure con una piccola periferica, chiamato Eleconga Autoplayer, che leggeva alcuni dischi forati di cartoncino e suonava dei ritmi molto noti nella musica, come per esempio la bossa nova, la samba, il rumba, il rock e il cha-cha. Eccone alcuni, sentiteli. L'autoplayer però secondo me aveva un enorme difetto, il fatto che per far girare il disco all'interno di esso c'era bisogno di muovere una manovella e quindi in base a come muovevamo la manovella cambiava anche il ritmo e quindi era difficile mantenere un ritmo costante all'interno della canzone in quanto comunque muovere una manovella alla stessa velocità per tanto tempo è difficile. Personalmente trovo questo prodotto di Nintendo molto originale e anche molto interessante. Purtroppo però l'Eleconga non ebbe il successo sperato. Inoltre trovo molta somiglianza tra i suoni dell'Eleconga con un'altra drum machine, ovvero la Roland 808, drum machine della Roland prodotta nel 1980. Ma Nintendo non si fermò solo al mercato dei giocattoli e delle carte da gioco. Infatti, sempre negli anni 70, Nintendo iniziò a produrre degli articoli per la casa e anche per l'ufficio. Il primo articolo per la casa di cui parleremo è il Mama Berica e voi direte cos'è il Mama Berica? È un passeggino. Se avete capito bene, è un passeggino Nintendo e credo non ci sia molto altro di interessante da dire, se non il fatto che oggi è praticamente introvabile. Altro articolo per la casa era la Candy Machine, prodotta nel 1970, era una macchina per fare lo zucchero filato che si stava particolarmente diffondendo in quel periodo in Giappone. Veniva venduta a 2980 yen e inoltre all'interno della scatola era contenuto un sacchetto di plastica contenente 100 grammi di zucchero firmato Nintendo. 2 anni più tardi, nel 1972, Nintendo iniziò a dedicarsi anche alla produzione di articoli per l'ufficio. Tra questi vi era l'Unilac, che erano dei cassetti colorati e molto vivaci per l'ufficio e riscossero molto successo all'epoca. Curioso il fatto che questi cassetti erano a doppio fondo, in modo da poter realizzare, almeno secondo la pubblicità televisiva dell'epoca, dei veri e propri giochi di prestigio. Ok, e quello è un articolo immancabile negli uffici, le stampanti. E sì, state pensando benissimo, Nintendo produsse pure quelle. Infatti negli anni 70 Nintendo produsse una serie di stampanti della serie Copilas che ebbero molto successo per il fatto che erano piuttosto economiche per l'epoca, così tanto che molte scuole del Giappone decisero di dotarsi di una stampante Nintendo.
Queste stampanti però erano piene di problemi, la qualità costruttiva era terribile e l'inchiostro sbavava spesso, si rompevano inoltre molto frequentemente. In realtà questo Nintendo l'aveva fatto con un'intenzione, quella di ricavare qualche soldo dalle riparazioni delle stampanti Copilas. Presto però i consumatori si resero conto di quanto scarse fossero queste stampanti e decisero di spostarsi verso nuove marche. Come avrete ben capito, Nintendo le provò davvero tutte per cercare di ottenere successo in qualche settore, a partire dal settore alimentare, a quello alberghiero, a quello degli articoli per la casa e per l'ufficio. Arriviamo alla metà degli anni 70 in cui Nintendo decide di dedicarsi a un nuovo settore, quello dei videogiochi, che in quel momento risultava sempre più essere in espansione. Nel 73 e nel 74 Nintendo sperimentò con alcuni giochi da sala gioco, il Laser Clay Shooting System e il Wild Gunman, ma questi non sono da considerare videogiochi in quanto erano sequenze video che venivano proiettate e con il quale il giocatore poteva interagire con una light gun. Dopo il 74 Nintendo iniziò a produrre videogiochi. Motivato dal successo delle console Atari e Magnavox, Yamauchi decise di acquistare i diritti del Magnavox Odyssey e strinse un accordo con la Mitsubishi per creare dei prodotti simili tra il 75 e il 78. Ecco così che nacque la prima console di Nintendo di sempre, il Color TV Game 6, lanciata il 1 giugno del 1977 ad un prezzo di 9.800 yen. Il Color TV Game 6 conteneva 6 variazioni di Pong e i giochi erano preinstallati all'interno della console e non vi era ancora alcuna cartuccia che si poteva comprare. La storia di Nintendo prima dei videogiochi si conclude quindi qui, dal 1889 al 1977, quando uscì poi il Color TV Game. Oggi però la Nintendo è conosciuta principalmente come azienda leader nel mercato dei videogiochi a livello internazionale e quasi la maggioranza delle persone ormai individua Nintendo come una produttrice di videogiochi. Ma comunque Nintendo, nonostante oggi concentri la maggior parte delle sue risorse nella produzione e nella creazione di nuovi videogiochi, è importante comunque ricordare che Nintendo non ha dimenticato le sue radici. Infatti oggi la Nintendo continua a produrre le carte Hanafuda, nonostante comunque siano prodotte in quantità più limitata rispetto alle origini, ma comunque continua a produrle. Infatti se cercate su internet, per esempio su Amazon, le troverete a circa una ventina, una trentina di euro. Comunque Nintendo oggi continua a produrre queste carte Hanafuda anche con i personaggi Nintendo, quindi sono state aggiornate con i personaggi Nintendo che sono nati appunto verso gli anni 80, diciamo quelli più famosi come per esempio Mario. Oggi infatti ci sono le Hanafuda di Mario con i personaggi della Nintendo tipo Kirby, Zelda. Per esempio viene in mente che solo poco tempo fa, parliamo di giugno 2020, Nintendo aveva messo sul suo store My Nintendo uno store in cui si possono ricevere alcuni premi con alcuni punti che si guadagnano sul sito. Come premio aveva aggiunto delle carte Hanafuda a tema Mario. Erano molto belle, io ovviamente me le sono perse. Oltre a questo Nintendo nei suoi videogiochi ha sempre lasciato anche qualche easter egg che rimanda al suo passato. Per esempio basti pensare che nel 2010 aveva, forse questo non è un easter egg in quanto è abbastanza palese. Nel 2010 per esempio era stato creato un gioco dalla Nintendo rilasciato appunto sullo shop online della Wii, un minigioco appunto basato sull'Ultra Hand di Nintendo. Oppure a volte si vede anche qualche easter egg che è più difficile da notare. Per esempio in Mario Kart 8 si vede una parte della pista che è sorretta da un braccio di plastica e sembra proprio l'Ultra Hand. Inoltre nella serie di minigiochi di WarioWare ci sono spesso dei rimandi al passato di Nintendo, per esempio all'Ultra Machine, all'aspirapolvere che era stata prodotta da Nintendo. Sì, questo non l'ho citato nel video, ma Nintendo aveva prodotto una specie di giocattolo che fungeva anche da aspirapolvere che si chiamava Kiritori. Non so se questa è la pronuncia esatta di questo prodotto. Inoltre credo che sia molto importante precisare che all'interno di questo video gran parte delle immagini che sono state utilizzate sono state prese da un sito chiamato Before Mario. È un sito di un collezionista Nintendo davvero a tutto tondo, ha collezionato praticamente tutto quello che c'è da collezionare alla Nintendo
e ha fatto davvero negli anni, a partire dal 2011, sul suo blog ha fatto un sacco di foto con anche delle descrizioni molto dettagliate di questi prodotti Nintendo che ha collezionato. E infatti molte foto di alcuni prodotti Nintendo, anche molto rari, ci vengono appunto dal suo blog e quindi sono molto importanti. Ci tengo a precisare che molte informazioni di questo video sono state anche prese da questo libro che si chiama La storia di Nintendo, scritto da Florent Gorges, ed è un libro che io ho comprato nel 2012, quindi probabilmente ci potrebbero essere anche delle edizioni più aggiornate o con magari qualche correzione, ma sicuramente questo è un libro che già 9 anni fa era molto completo. Infatti questo ancora oggi è considerato uno dei libri più completi della storia della Nintendo. Questo libro mi ha aiutato nella ricerca delle informazioni per questo video. Come potete vedere ci sono anche, non lo so, qualsiasi tipo di gioco della Nintendo che è stato prodotto come prodotti dell'ufficio, quelli che ho citato. Insomma, è un libro completissimo e mi ha aiutato sicuramente molto. Quindi se siete appassionati della storia della Nintendo, vi consiglio questo libro e anche il blog V4 Mario, sono davvero molto validi. Però insomma, per questo video riguardo la storia di Nintendo prima dei videogiochi è tutto. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!